Oggi parliamo del bypass spirituale, che è una delle insidie più diffuse e che ci impediscono una crescita, che si trovano oggi non soltanto nelle tradizioni religiose ufficiali, ma anche nelle correnti spirituali alternative, soprattutto in quelle, mi verrebbe da dire. Se arrivi alla fine del video voglio darti uno spunto pratico per cominciare a lavorarci su ed evitare così di finire nella gabbia temibile di questo bypass spirituale. Se non mi conosci, sono Laura Ghianda e questo è un canale per chi non ha paura di pensare fuori dagli schemi. Troverai contenuti ogni settimana e che hanno a che vedere con la teosofia, che è la spiritualità attraverso l'immagine guida di un ventre cosmico, e di spiritualità radicata, la spiritualità del futuro, che appunto non ha bisogno di scissioni tra corpo e anima, tra spirito e materia, tra alto e basso, tra cielo e terra, eccetera eccetera. Senza tutte queste persone che si stanno iscrivendo al mio canale avrei già smesso. Quindi se trovi questi contenuti interessanti, iscriviti al canale e attiva le notifiche, così sarai sempre avvisata o avvisato quando uscirà un nuovo video. E adesso torniamo al nostro bypass spirituale. Allora, questa definizione viene dagli anni 80, 1980 e qualcosa, onestamente non lo so, da tale John Welwood. E per lui che cos'era? Era la tendenza da parte delle persone in cerca di spiritualità a servirsi di credenze e di pratiche spirituali allo scopo di scappare dai propri risolti psicologici o emotivi che fossero. Bypass infatti significa proprio in qualche modo aggirare l'ostacolo, svignarsela, evitare? Ecco, volevo solo... cercavo di... Squagliartela, Sì, cioè no. È una cosetta di poche persone? No. È massicciamente diffusa. Perché? Perché abbiamo tutte e tutti dei meccanismi psicologici che sono noti. Talvolta la nostra sofferenza è tanta e quindi in questo caso il bypass spirituale ha una funzione di una illusoria ricerca di una soluzione, impedendoci di tuffarci in un muro di sofferenza che è veramente tosto da affrontare. Più spesso però, sempre per tutta una serie di cose che non abbiamo approfondito, che non abbiamo veramente modificato, accade perché? Perché noi abbiamo un'immagine di quello che ciascuno di noi vorrebbe essere, no? Penso che ce l'hai tu come ce l'ho io, abbiamo tutti quanti chiaro che cosa vorremmo diventare, che sia questa una cosa realistica o meno, ma noi siamo in questo punto del nostro percorso. Io ci sono cascata in gioventù moltissimo. La tendenza qual è? Quella di recitare la parte della persona che già è quello che vorrebbe, che magari l'idea che noi abbiamo adesso di ciò che vorremmo essere è anche a suo modo falsata, non è quello che veramente corrisponde al nostro bisogno di crescita, alla nostra espansione, a quello che veramente saremmo alla fine di un percorso di crescita o di espansione, come mi piace dire a me. Quindi in entrambi i casi cosa comporta tutto ciò? I nostri blocchi emozionali, i nostri non risolti, le nostre difficoltà, ficchiamo tutto quanto sotto il tappeto. Oppure ho coniato l'espressione spiritualizzazione delle ferite perché magari le sentiamo ma non vogliamo ammettere che sono tali, e quindi al posto di lavorarci e vedere se c'è qualcosa che ha comportato un certo nostro tipo di orientamento, preferiamo tramutarlo in una legge spirituale, così in qualche modo ci diamo l'alibi per rimanere dove siamo. Tutto questo è bypass spirituale. Ora, dobbiamo fare molta attenzione, come riconoscerlo è all'ordine del giorno e questa parte del video potrebbe anche essere scomoda per te, però vediamo di ragionarci bene assieme, perché applicare il bypass spirituale non porta a nessun tipo di evoluzione, semmai ci mantiene incastrate e incastrati lì, cioè evita la possibilità di uscire da quel posto, perché non c'è altra via che affrontare. Ha proprio a che fare con quello che non vogliamo vedere, che quindi, se non vediamo e non accettiamo, non può essere trasformato. E ha sempre a che fare con il nostro dolore, qualcosa che ci risulta doloroso. Anche perché una delle più terribili convinzioni nella spiritualità, che ci poi spinge a cercare queste vie che bypassano, è
l'idea fasulla che se provi sofferenza tu non sia evoluto, perché si è portato in Occidente una storpiatura di un concetto che vuole che se soffri sia comunque sempre una tua scelta. Questo è un tipo di credenza limitante che spinge dritto dritto nella direzione proprio della boccuccia inglobante del nostro bypass spirituale, da cui poi una volta che sei lì viene veramente difficile uscirne. Ha a che fare moltissimo con la censura di tutte le emozioni umane, che io non chiamo mai positive o negative, ma più semplici, più comode o più difficili da sperimentare, più scomode, e che anche qua sempre per un principio di pensiero dicotomico che falsa la nostra visione del mondo. Su questo c'è un video importantissimo che ti suggerisco di vedere, altrimenti rischiamo di non capirci, è proprio importante. Te lo linko in descrizione e anche qui sopra, che è proprio la comprensione di come funziona il pensiero dicotomico e invece un altro modo di pensare, che è quello che applico io attraverso questi video. Ecco, quindi anche le emozioni non ha senso separarle tra alte e tra basse. Non è possibile che provare un'emozione ci modifichi a tal punto da impedirci un'evoluzione. Non è così che funzioniamo. Lo vedremo dopo alla fine del video meglio come funzioniamo secondo i principi di spiritualità radicata. Le emozioni sono come l'acqua. L'increspatura di un'onda non riesce a sollevare tutte le profondità dell'oceano e noi siamo anche tutte quelle profondità. Mi spiego. Quindi cosa faccio? Il bypass spirituale è l'equivalente della droga dell'eroina in chiave spirituale. Mi drogo di positività in assoluto, di pensieri che devono essere soltanto puri e positivi, di emozioni che devono essere solamente positive, di vibrazioni che devono essere sempre più in alto. Però tutto questo comporta che io non accetto alcune parti di me che però invece ci sono, perché ti dico un segreto: non è possibile non provare determinate emozioni a comando. L'emozione scatta, è qualcosa più forte di noi, la proviamo e basta. Sta a noi capire cosa farne. E la conseguenza qual è? Oltre personalmente evitare il nostro diventare più grandi, finisce che ciò che non vogliamo vedere in noi ci dà fastidio quando viene specchiata dagli altri. Ecco che il classico bypasser spirituale è quello che cerca sempre di aggiustarti. Quando gli dici mi ha mollato il moroso, sto male, lui o lei cerca di dirti subito è perché te lo sei scelta prima di incarnarti, cerca di censurare quel tuo dolore, eppure ti dice perché sei così triste, così ti si abbassano le vibrazioni, devi fare pensieri alti, devi innalzare le vibrazioni, non ci devi più pensare, tutte cose di questo tipo, cerca di aggiustarti. Perché ti arrabbi? La rabbia fa male, la rabbia abbassa le vibrazioni. Si tratta di non comprendere che non è necessario scindere la sacralità della nostra umanità, ma piuttosto va abbracciata in maniera tale che noi possiamo affinare sempre di più lo strumento umano che siamo, perché siamo incarnati in questo corpo e questa verità non ce la leverà nessuno. Quindi, come riconoscerlo? Ci sono tanti modi. Uno, più facile, quello che proprio puoi fare da il minuto dopo che hai finito di vedere questo video in poi, è vedere quali pratiche o credenze spirituali ti impongono di anestetizzare alcune tue emozioni. Quando viene intaccato il tuo lato emotivo e non ti viene permesso in qualche modo, o viene censurata la tua sfera emotiva, lì, se sei nell'ambito della spiritualità, suona il campanello. Filtra, guarda, osserva e domandati: perché? Perché lo devo fare veramente? È sul serio così? Il bypasser spirituale, appunto, l'abbiamo detto, cerca di aggiustarti, quindi quando ti arriva quella sensazione che stride, no, tra quello che tu volevi fare, che magari era semplicemente condividere un tuo stato e non una richiesta quindi di aggiustamento, ti senti invece che questa cosa non arriva, che ti trovi un muro davanti. Lì probabilmente siamo davanti a un bypasser e quello che ti suggerirà di fare probabilmente è bypass, perché lui o lei a sua volta avranno posto questo bypass su se stessi. Sono persone che cercano di legittimare la loro presunta superiorità facendo leva sulla presunta inferiorità di chi hanno davanti e quindi sono sempre che giudicano qualsiasi cosa
quanto sia poco evoluto quello, quanto sia dormiente quell'altro, quanto sia pecora l'altro ancora, perché comunque questo suo sguardo non viene da un'accettazione sana, non viene da una scelta ponderata, viene da una violenza che si è fatto o fatta su se stesso o su se stessa, e quindi questa aggressività la rivolge contro le altre persone. Questa non è spiritualità, questa è disperazione umana. Umanamente è comprensibile, alcuni temi sono veramente difficili, però allora possiamo fondare una spiritualità che ci aiuti ad entrare in questa umanità, ed è quello che si fa con la spiritualità radicata. Sulla spiritualità radicata ci sono un paio di video, te li linko sia qui sotto in descrizione e sia qui sopra per capire cos'è, i 5 punti magari che la riguardano, e qua invece rimaniamo a tema, quindi del nostro bypass spirituale. In quest'ottica la spiritualità radicata concepisce l'essere umano come risultato di un'intelligenza evolutiva che è andata avanti per milioni di anni, e quindi si tratta di legittimare ciò in cui siamo, quindi anche di provare emozioni scomode e semmai lavorare affinché appunto questo strumento riesca a dare il meglio di sé. Non di fingersi dei supereroi, non di fingersi delle entità astratte che svolazzano nel cielo, perché noi non siamo delle entità astratte che svolazzano nel cielo, noi siamo delle persone che hanno i piedi radicati qua sulla terra. Ecco quindi spiritualità radicata, dove devi affondare le radici per poter ramificare verso l'alto. La direzione è questa, quella dell'allungarsi e poi dell'espandersi, quindi non solo un elevarsi, non soltanto un innalzarsi, non solo andare verso l'alto, ma andare anche verso il basso e in tutte le direzioni, quindi un espandersi. Da dove cominciamo per non cadere nel bypass spirituale? Prenditi del tempo da sola o da solo e guarda quali lati di te ti fanno paura. È difficilissimo, ci vorrà del tempo, magari ci riesci un giorno con qualcosa avrai bisogno di più tempo. Ma ciò che di noi non accettiamo è molto probabile che se siamo interessati alla spiritualità cercheremo di rivestirlo con un abito luminoso, bianco, coi glitters, per non stare a vederlo. Invece c'è un unico modo per la famosa integrazione, si parla tanto di integrazione ma non si riesce veramente a lavorare su questa integrazione. Non è convincersi con la testa, ma sì dai ho integrato, no, è proprio fare questo, guardare e accettare le parti di noi che non ci piacciono, perché solamente quando le guardo, le vedo, sono disposta a riconoscerle, ad accettarle, allora è lì che ci posso lavorare e posso semmai anche modificarle. E nulla di tutto questo può essere una performance. Deve essere un qualcosa che torna nel nostro sentire. Frasi celebri del bypass spirituale sono: devi perdonare subito. Non è detto che questo sia vero. La persona può semmai, forse, mettere in atto un processo di perdono, perché è un processo, non una cosa che si fa a schiocco di dita, solamente quando la sua emozione, il picco del dolore è passato ed è elaborato, non prima. Se io me lo impongo prima, bypasso. Un'altra cosa appunto è accettare tutto quello che ci succede. Questo è una cosa terrificante, significa proprio rinnegare in toto lo strumento del discernimento. Noi non siamo qui per accettare tutto quello che ci arriva, vuol dire che non abbiamo dei confini sani. Noi siamo qui per imparare a mettere i confini, perché noi si cresce anche tramite dei confini sani, e di volta in volta decidere cosa fare entrare e che cosa no, applicando quindi il discernimento, che è uno strumento umano, non decidendo di fare entrare tutto quanto. Le credenze che vogliono che tutto quello che ti capiti, anche la violenza più atroce, sia già stata decisa. Questa è un'idea che bypassa e che così ti permette di non doverti interrogare sul perché ti sia capitata una violenza del genere, soprattutto se magari sono persone che dovevano prendersi cura di te. È molto più facile dare la colpa a se stessi, perché permette di chiudere il capitolo. Credimi che lo so, perché l'ho fatto anch'io, ma poi non risolve la questione e il conto ti si ripresenta dopo anni. E quindi anche dire alle altre persone: te lo sei voluto tu, è una violenza ed è una spiritualizzazione della ferita. Fammi sapere nei commenti se farai questo esercizio, quello di riconoscere le parti di te che non ti piacciono. Non serve che me le dici, che le rendi pubbliche, fammi solo sapere se lo farai o no. Lasciami un mi piace e spero di vederti tra le iscritte e gli iscritti del mio canale. Ciao da Laura Ghianda.